Ciao a tutti! Questo conto alla rovescia iniziale mi mette sempre un po' di ansia. Allora, come state? Vedo già tutti i saluti nella chat. Spero stiate bene, spero che il vostro fine settimana sia cominciato bene. Allora, oggi iniziamo con il nostro gruppo di studio. La scorsa volta abbiamo fatto un'introduzione e abbiamo chiacchierato un po' del più e del meno. Oggi iniziamo con il primo argomento, di studio, diciamo, che equivale al capitolo 1 della videogrammatica. Quindi oggi, vediamo un po' di studiare o ripassare i nomi. Dopo spiegherò meglio, ma, vorrei fare un percorso un po' diverso da quello che c'è nel libro, cioè presento sempre le stesse informazioni, ma in modo diverso. Poi vedremo come. Prima però di iniziare, devo fare degli annunci che se mi seguite su Instagram già, avrete forse visto, questo annuncio. Allora, il primo è questo qui. Vi ricordo che io non ho Telegram. Non ho non ho Telegram. Non sono su Telegram, quindi se qualcuno vi scrive su Telegram e vi dice di essere Lucrezia o di lavorare con Lucrezia, non è vero, non è vero, ok? Quindi mi raccomando, proteggetevi dalle truffe, dalle cose brutte che succedono su internet, va bene? Quindi non ho Telegram, non contatto le persone su Telegram, va bene? Questo sarà un annuncio che dovrò fare spesso, purtroppo. Okay. A questo punto possiamo iniziare con la presentazione. Come vi dicevo, la chat la nascondo per il tempo della presentazione perché altrimenti si copre e non leggete. Allora, iniziamo. Questa è la presentazione che vorrei fare oggi. Questo è il percorso che vorrei fare oggi. Allora, vedremo quali sono i nomi più comuni da diciamo, che si usano in italiano, nel senso quale, categoria a quale categoria appartengono questi nomi. Quindi vedremo brevemente il gruppo 1 e il gruppo 2 e oggi vorrei, soffermarmi sui nomi che sono in qualche modo delle eccezioni al gruppo 1 e al gruppo 2. Perché, come succede spesso, nella lingua di tutti i giorni si usano tante eccezioni, no, sia dal punto di vista dei nomi, sia per esempio dei verbi. Se pensiamo ai verbi, i verbi che usiamo più spesso nella conversazione sono irregolari. Quindi diciamo che, nella lingua di tutti i giorni, benché le eccezioni siano minori in numero,
nella lingua, sono però le cose più usate nella conversazione, nella comunicazione di tutti i giorni, okay? Quindi vedremo quali sono tutti i nomi di uso comune che non fanno parte dei gruppi 1 e 2 e poi ci soffermiamo anche sui nomi di parentela e i nomi di professione perché, ci sono delle cose interessanti da dire anche su questi gruppi. Allora, come avete studiato nel libro, ma anche in generale, i nomi in italiano si dividono in 2 categorie, in 2 gruppi, meglio, in 2 gruppi. C'è un gruppo 1 e un gruppo 2. Nel gruppo 1 abbiamo i nomi maschili che finiscono, che terminano in "o" e i nomi femminili che terminano in "a". Quindi se voi vedete una parola, un nome che termina al singolare con la vocale O, nella maggior parte dei casi è un nome maschile. Stessa cosa se vedete un nome che termina in A al singolare, nella maggior parte dei casi si tratta di un nome femminile, okay? Quindi questa è la macro distinzione che c'è in italiano. La lettera finale O ci fa capire che è un nome maschile, la lettera finale A ci fa capire che è un nome femminile. Va bene? Poi però c'è anche un altro gruppo di nomi che per facilità chiamiamo gruppo 2. Questi nomi terminano con la vocale E. Quindi abbiamo dente, abbiamo chiave. Come facciamo a sapere se è maschile o femminile? Terminano sempre con la E, quindi in questo caso è un po' più difficile sapere se quel nome è maschile o femminile, quindi quello che ci aiuta è l'esperienza della lingua. Quindi dobbiamo conoscere queste parole. Se non le conosciamo, possiamo controllare sul dizionario o cercare su internet se è più facile. E, l'attribuzione del maschile o del femminile nelle parole che finiscono con la vocale E è arbitraria, cioè, se noi per esempio, prendiamo la parola fiore, in italiano è maschile, il fiore, però per esempio in francese è femminile, no, è la fleur. Quindi per quanto riguarda il gruppo 2 dobbiamo fare, come dire, un po' più di attenzione, c'è un po' più di studio per conoscere quelle parole, okay? Quindi questi sono i 2 gruppi principali, va bene? Quindi in italiano la maggior parte delle parole, dei nomi che usiamo fanno parte del gruppo 1 o del gruppo 2, va bene? Come vi dicevo prima, però, qual è la cosa, come dire, divertente? Possiamo dire divertente. La cosa divertente è che quando parliamo, nella conversazione,
usiamo, come dicevo prima, le parole che fanno eccezione in qualche modo, sono quelle più comuni, perché si riferiscono agli oggetti, ma anche alle persone che abbiamo più spesso intorno a noi, okay? Quindi il primo, gruppo di parole che andiamo a, vedere insieme è quello dei nomi che al maschile terminano in "a" e al femminile terminano in "i". Perché vediamo che appunto una parola come problema, una parola come clima termina con la vocale A e abbiamo appena detto che se un nome termina in A è femminile, è nel gruppo 1. Però in questo caso la parola problema, come anche clima, tema, dramma, sisma, schema, queste sono parole maschili in italiano, quindi rappresentano delle eccezioni alla regola generale. La stessa cosa vale per le parole come ipotesi, tesi, oasi, crisi, parentesi, che sono invariabili, quindi non formano il plurale, okay, quindi ipotesi, ipotesi. Che cosa hanno in comune queste parole, che rappresentano delle eccezioni alle regole che abbiamo visto prima? La caratteristica comune è che sono delle parole che hanno un'etimologia greca. Quindi, questo fa sì che in italiano abbiano poi assunto, per quanto riguarda il primo gruppo il genere maschile e il secondo gruppo un genere femminile. Queste parole sono molto importanti da memorizzare perché, per esempio, la parola problema usiamo sempre questa parola nella vita di tutti i giorni e, è un errore molto, molto comune dire "la problema", perché termina in "a" e quindi, dobbiamo, come dire, fare un po', attenzione qui, perché pensiamo che con la vocale finale "a" sia femminile, ma in realtà no, quindi è il problema, un problema. Ma gli articoli li vediamo sabato prossimo. Però dobbiamo ricordare appunto, che queste parole sono maschili: problema, clima, tema, eccetera. Stessa cosa per le parole femminili ipotesi, tesi, oasi, eccetera, okay? Quindi per ricordare queste parole possiamo pensare alla loro caratteristica, cioè che hanno un'origine greca, quindi hanno un'etimologia greca, okay? Prima di andare avanti vorrei segnalare, un errore nel mio libro. A pagina 15, se andate a pagina 15, nella tabella in alto cancellate la parola problema dalla tabella, okay, perché è un, errore di stampa. Quindi lo dico adesso perché siamo tutti qui e è importante. Benissimo. Torniamo alla nostra
presentazione. Andiamo avanti. Altre parole che usiamo tutti i giorni e che rappresentano in qualche modo delle eccezioni sono tutte quelle parole che terminano con una vocale accentata. Per esempio, caffè, tè, papà, babà, baccalà, comò, oblò, bambù. Università, città, età, qualità, realtà, metà, virtù, gioventù. Questi sono i primi esempi che mi sono venuti in mente. Queste parole le dividiamo così, quindi sopra vedete i nomi maschili. Queste sono, possiamo dire, delle eccezioni al gruppo 1 e al gruppo 2, ok? Quindi diciamo che caffè, tè, comò, oblò e bambù possiamo ipotizzare, no? Che possono essere maschili. Però nel caso di papà, babà e baccalà, perché c'è sempre la vocale A, forse potremmo, diciamo, cadere in errore. Però per quanto riguarda la parola papà, identifica una persona di genere maschile, quindi lì non ci dovrebbero essere errori. Per quanto riguarda babà e baccalà, sono dei cibi e quindi diciamo che il genere è arbitrario lì, però in italiano sono maschili, quindi il babà, il baccalà. Per quanto riguarda i nomi femminili, sotto, università, città, età, anche queste parole terminano con la A accentata. E quindi qual è la differenza? La differenza è che, come vedete, possiamo riconoscere una caratteristica ricorrente, cioè che prima della A accentata c'è sempre la T. Università, città, età, qualità, realtà, metà. E anche per quanto riguarda virtù, gioventù, prima della U accentata c'è sempre la T. Quindi questo deve essere il nostro campanello d'allarme per ricordare che queste parole sono femminili, ok? Quindi abbiamo visto fino ad ora le eccezioni, diciamo, che escono dal gruppo 1 e dal gruppo 2 sono queste parole di origine greca e queste altre parole che finiscono con un accento, con una vocale accentata. E queste parole sono invariabili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al plurale non cambiano. Quindi io dico un caffè, 2 caffè. Una realtà, 2 realtà. Va bene? Quindi non cambiano forma al plurale. Rimangono sempre così. E questo, secondo me, è di aiuto. Allora, veniamo adesso a queste altre parole che sono poche in realtà, però le usiamo sempre. Cinema, foto, bici, moto, metro, auto,
no? Faccio una foto. Facciamo sempre le foto, no? Vado al cinema, eccetera, eccetera. Queste parole sono molto spesso, sempre nel caso di cinema, usate nella loro forma abbreviata. Quindi diciamo sempre cinema, non diciamo cinematografo. Diciamo molto spesso foto, però diciamo anche fotografia, no? Eccetera. Però quando noi usiamo queste parole nella loro forma abbreviata, tagliamo la parola, no? Per esempio, nel caso di cinema, finisce con la A, però è maschile, perché in realtà cinema è la forma abbreviata, quindi la A non è veramente l'ultima lettera della parola. L'ultima lettera della parola è in realtà la O, cinematografo. Ma nessuno dice cinematografo nella lingua di tutti i giorni. Diciamo tutti cinema. E quindi l'ultima lettera diventa la A. Però cinema è maschile. Stessa cosa per foto. Foto nella forma abbreviata termina in O, quindi sembra maschile del gruppo 1. Però in realtà no, perché la parola completa è fotografia. Fotografia è una parola femminile. Quindi una foto è femminile. Stessa cosa per bici, metro, auto, va bene? E la caratteristica di queste parole è che se le usiamo nell'abbreviazione sono invariabili, quindi non hanno una forma plurale, va bene? Una foto, due foto. Ma se usiamo la parola completa, sì. Quindi una fotografia, due fotografie. Va bene? Ok. Possiamo andare avanti? Direi di sì, perché adesso veniamo alle parole straniere che usiamo in italiano. Parole come film, hotel, sport, computer, smartphone, sushi, karaoke, tsunami, cocktail, rock, cliché, email, app, chat, toilette, gaff, tapas, eccetera. Allora, siccome sono parole straniere, non seguono le regole della grammatica italiana. Quindi, nella maggior parte dei casi, queste parole sono maschili. Però ci sono anche delle parole straniere che vengono adottate con l'articolo femminile. Per esempio, email. La parola email è femminile in italiano, è la email. Perché? Perché comunque pensiamo alla posta elettronica, perché di fatto c'è una parola in italiano,
per dire quella cosa e quindi si pensa al genere della parola in italiano, quando c'è. Però per esempio, per quanto riguarda una parola come sport, diciamo non c'è una parola italiana per dire sport, okay, quindi automaticamente assume il genere maschile. Va bene? Se, avete dei dubbi, provate a cercare su internet. Quando avete un dubbio, cercate su un dizionario o su, internet. Va bene? Spesso mi dite che, gli italiani usano troppe parole inglesi. Sono d'accordo. Sono d'accordo con voi. Soprattutto quando c'è una parola italiana per dire la stessa cosa. Quando il concetto ha una parola in italiano, secondo me bisognerebbe usare la parola in italiano quando si parla in italiano. Poi, quando si parla in un'altra lingua, ovviamente si usano tutte le parole di quella lingua. Forse potremmo parlare di questo in futuro, di questo, fenomeno dei prestiti. Benissimo. Andiamo avanti. Altre parole che sono delle eccezioni, diciamo che, parlo di eccezioni per tutto, quello che riguarda parole che non fanno parte del gruppo 1 e del gruppo 2, va bene? Quindi tutto il resto per facilità lo chiamiamo eccezione. Altre parole che sono importanti da vedere sono, queste coppie di parole che sono caratterizzate da un plurale irregolare. Questo significa che vanno imparati. Purtroppo non c'è una spiegazione generale, quindi dobbiamo imparare. Non sono tantissime, però sono parole di uso comune. Quindi leggiamole insieme. Queste sono alcune che vi ho scritto, ce ne sono anche altre, però non sono tante. Abbiamo uomo, uomini, quindi singolare uomo, plurale uomini, cambia un po' la forma. Paio al singolare maschile, paia al plurale diventa femminile, come anche uovo, uova, come anche dito, dita, come anche ciglio, ciglia. Queste sono parole importanti, ovviamente abbiamo anche mano, mani, qui il genere è sempre femminile al singolare e al plurale, però è una parola che termina in o, anche se è femminile. Per quello diciamo, bisogna fare attenzione. Però sono parole utili da memorizzare perché, sono parole che usiamo sempre, no, e soprattutto molte di queste si riferiscono a parti del corpo. Quindi mano, dito, ciglio, usiamo queste parole molto spesso. E poi ovviamente uovo, uova, quando mangiamo spesso le uova e quindi
diciamo, è utile memorizzare queste parole. Ho voluto fare questo percorso perché appunto, ripeto, queste eccezioni, tra virgolette, sono usatissime nella lingua di tutti i giorni, ok? E quindi è importante memorizzare queste. Anche tutte le altre, ovviamente, però quando impariamo una lingua dobbiamo selezionare le cose che studiamo, no? Non possiamo studiare tutto. Dobbiamo scegliere. E come scegliamo? In base a ciò che è più necessario in quel momento. Quindi le parole più necessarie sono spesso le parole che ci servono per descrivere noi stessi e le cose immediatamente vicine a noi. Perlomeno questo è il mio approccio. Benissimo. Vorrei vedere brevemente i nomi di parentela, perché nello specifico non sono difficili, ovviamente, ma qualche settimana fa ho ricevuto un'email con una domanda sulla parola nipote. Perché la domanda, diciamo, era che in italiano fosse difficile capire di che nipote parliamo. Perché in italiano c'è solo la parola nipote per dire nipote di nonno e nipote di zio. E quindi, secondo la persona che mi ha scritto, questo crea confusione. In realtà non crea troppa confusione perché il contesto è sempre lì ad aiutarci. Quindi il contesto, nella maggior parte dei casi, ci dice se il nipote è da parte di nonno o da parte di zio. Però questa è una parola interessante perché è anche ambigenere, quindi è nipote al maschile e nipote al femminile, non cambia, e ha una storia interessante perché ho fatto qualche breve ricerca e perché se noi pensiamo alle altre lingue, all'inglese, al francese, allo spagnolo, al portoghese, anche al tedesco, vediamo che ci sono 4 parole, no? Perché c'è un nipote di nonno maschile, nipote di nonno femminile, nipote di zio maschile, nipote di nonno femminile. Quindi in realtà al contrario, quando voi imparate la traduzione è più semplice perché in italiano c'è solo una parola per dire 4 parole in tedesco, in francese, in inglese, eccetera. Praticamente non si è mai sentito il bisogno di differenziare e quindi nel momento in cui c'è stato uno sviluppo delle lingue, siamo nel Medioevo e se avete visto il video di mercoledì avete già un'idea del momento storico in cui succede questo. Siccome la famiglia nella penisola italiana, nella famiglia medievale, le famiglie erano allargate, quindi vivevano
spesso tutti insieme, nonni, zii, nipoti, non c'era bisogno di differenziare tra nipote di nonno e nipote di zio, perché nella gerarchia familiare avevano lo stesso ruolo e la stessa importanza, e quindi tutti si occupavano di questi nipoti allo stesso modo, e quindi non c'è mai stata necessità di differenziare linguisticamente, e quindi ancora oggi noi in italiano usiamo nipote per tutti i gradi di parentela, che si riferiscono a nipote di nonno e nipote di zio. Quindi questo secondo me è molto interessante. Vi lascerò anche i link diciamo, di dove ho letto queste informazioni nella descrizione del video, quando la diretta sarà finita, ok? Per disambiguare nipote di nonno, nipote di zio, spesso le persone dicono: "Ah, lei è mia nipote, è la figlia di mia figlia." Oppure: "Ah, lei è mia nipote o è il mio nipote, è il figlio di mia sorella." Quindi si aggiunge un'informazione in più per dire di quale nipote si tratti. Va bene? Ok. Quindi diciamo ho aggiunto ho aggiunto questo gruppo di parole solo per dire questa cosa sulla parola nipote. Allora, andiamo avanti e iniziamo a vedere i nomi di professione. I nomi di professione in realtà sembrano tanti e difficili, ma in realtà vedrete che sono più o meno sempre gli stessi. Quindi abbiamo il primo gruppo che finisce al maschile in O e poi al femminile in A, e questi funzionano come i nomi gruppo 1. Quindi commesso, commessa, avvocato, avvocata, sarto, sarta. La cosa da fare è semplicemente cambiare l'ultima vocale. Quindi anche qui, nella maggior parte dei casi, questo è il gruppo. Poi però ovviamente abbiamo anche altri gruppi e li ho così suddivisi. Abbiamo il gruppo di infermiere, infermiera, che finisce in iere, iera, quindi cameriere, cameriera, portiere, portiera, e sono sicura che a voi verranno in mente altri nomi di professione che a me non sono venuti in mente mentre facevo questa lista, anche perché non volevo riportare esattamente le stesse cose, gli stessi esempi del libro, perché volevo fare una cosa un po' diversa. Poi abbiamo il gruppo toretrice, e qui sono tanti gli esempi: pittore, pittrice, attore, attrice, direttore, direttrice, autore, autrice, venditore, venditrice, presentatore, presentatrice, e in generale lavoratore, lavoratrice. Quindi quando vedete tore, trice, sapete che poi appunto se vedete al maschile tore, al femminile è trice, e viceversa. Se al femminile è trice, al maschile è tore, ok? Poi abbiamo il gruppo ista,
farmacista, dentista, stilista, elettricista, autista, eccetera. Che al singolare è invariabile, quindi capiamo il genere con l'articolo. Invece al plurale cambia, quindi se dico farmacisti uomini, però devo dire farmaciste donne al plurale, ok? Quindi i farmacisti, le farmaciste. Perciò il gruppo in ista al singolare non cambia, rimane ista, ma al plurale invece cambia, diventa isti per il maschile plurale, iste per il femminile plurale. Va bene? Non è ce ne sono altri, ci sono altri 3 gruppi. Allora, i nomi in ante e ente li ho messi insieme perché funzionano allo stesso modo. Quindi al singolare non cambiano, è sempre ante. Insegnante, maschile e femminile. Cantante, maschile e femminile. Assistente, maschile e femminile. Quindi noi capiamo il genere dall'articolo al singolare. Invece, e anche al plurale, sì, anche al plurale. Perché al plurale abbiamo solo il cambio in i, quindi insegnante, insegnanti, e perciò anche al plurale capiamo il genere dall'articolo. Va bene, e gli articoli li vediamo tutti la prossima volta, il prossimo sabato, e se siete d'accordo riprendiamo tutte le parole di oggi e ci esercitiamo a mettere tutti gli articoli. Va bene? Così abbiamo tutte le informazioni insieme. Poi abbiamo il gruppo che al maschile termina in al maschile e al femminile in realtà, è ambigenere, termina in a, quindi atleta, atleta, ginnasta, ginnasta, e cambia solamente al plurale. Quindi gli atleti, le atlete. Se fate caso, molti nomi di professione sono ambigenere al singolare. E questo è utile, secondo me, è d'aiuto per quanto riguarda tutte le informazioni che dobbiamo imparare e assorbire. Poi ho aggiunto anche 4 esempi che sono degli esempi molto usati di nomi di professione, diciamo, che al maschile terminano in e, però poi al femminile aggiungono il suffisso essa. Quindi campione, campionessa, professore, professoressa, studente, studentessa, dottore, dottoressa. Questi sono i nomi più frequentemente usati, in cui al femminile resiste il suffisso essa, perché in molte parole questo suffisso sta un po' scomparendo, ci sono dei dibattiti. C'è anche chi dice lo studente e la studente per appunto eliminare il suffisso essa, che viene considerato un po' in alcuni casi peggiorativo. Ovviamente, secondo me, dipende sempre dall'intenzione di chi parla. Però negli esempi che vi ho scritto qui
campione, campionessa, professore, professoressa, dottore, dottoressa e studente, studentessa, questi sono validi, quindi potete usarli. Un nome di professione in cui o da cui è sparito il suffisso essa è avvocato. Tempo fa, non tantissimo tempo fa, però in realtà ancora oggi c'è chi lo dice, c'è chi dice ancora avvocatessa, però questo è un esempio in cui questo suffisso non si usa più. È molto più comune oggi dire avvocata. Avvocato, avvocata. Ok? Lo so, sono tante cose. E questo non è, diciamo, come dire, tutto, tra l'altro, però è un buonissimo inizio, ok? Perché non possiamo vedere e imparare tutto, è impossibile. Però questo è un buon inizio, va bene? Allora, io ho finito la presentazione per oggi, quindi adesso rispondo alle vostre domande, va bene? Quindi rimuovo la presentazione, rimetto la chat e vediamo un po', mi metto così. Così, no, non ci sono più, così è troppo, così. Ok. Allora, ricominciamo. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i nuovi membri. Grazie mille per la donazione, grazie di cuore. E sono molto felice di vedere tutti questi nuovi membri. Grazie. E ovviamente sono sempre molto contenta che vi piacciono queste cose che vi propongo. E oggi, tra l'altro, oggi siamo il doppio della scorsa volta. Vi ricordate che l'altra volta vi ho detto che eravamo 200 qualcosa? Oggi siamo quasi a 400 persone collegate in diretta. Che dire, sono molto contenta perché io ho tante idee, però non sempre le mie idee o quello che propongo sul canale piace a voi, no? E quindi in questo momento sono contenta che abbiamo un po' ritrovato una sintonia da questo punto di vista. Quindi sono contenta. Allora, vediamo un po' di domande. Sto cercando di leggere velocemente tutti i vostri commenti in chat per cercare delle domande che possano essere interessanti per tutti. Ovviamente le domande saranno cioè torniamo indietro rispetto agli argomenti, quindi. Allora, vediamo un po'. Allora, questa è una domanda interessante, però non so in realtà se io so rispondere, forse no. Il plurale in "i" è stato un'eredità diretta del latino? In portoghese usiamo anche campi come plurale di campus, nonostante la regola generale del plurale sia con la S. Ok. Non lo so questo purtroppo. Devo studiare di più. Devo studiare il latino. Non ti saprei rispondere, però ho voluto mettere questa domanda sullo schermo perché magari qualcuno che sta guardando lo sa e può risponderti nella chat.
Poi, ho un problema? Qui penso sia riferito al genere della parola problema, sì, è maschile, quindi un problema oppure il problema con l'articolo determinativo. Esattamente. Ciao Lucrezia, devo dire che ti ringrazio molto per il tuo lavoro. Ho guardato il primo episodio sull'origine dell'italiano ed è molto bello. Capolavoro, grazie. Sono molto felice che vi sia piaciuta questa nuova serie. È appena iniziata, quindi c'è solo l'episodio 1, ma piano piano andiamo avanti e ripercorriamo tutti i secoli di storia. Arriviamo anche a Dante, non vi preoccupate. Ci arriviamo, solo che Dante è nel 1300, la parte che ci interessa, quindi ancora siamo arrivati al 1000 nell'episodio 1, quindi penso che arriveremo a Dante tra la fine dell'episodio 2 e l'episodio 3. Però grazie per questo commento, sono contenta che vi piaccia questa serie. Poi vediamo un po'. Vediamo un po'. Voi continuate a fare le vostre domande, poi io le recupero tutte. Allora, l'app, l'email? Sì, esattamente. Sono 2 parole inglesi che abbiamo preso in prestito in italiano e a cui abbiamo attribuito il genere femminile, quindi la app, la email. Perché abbiamo pensato al genere della traduzione, quindi app è un'applicazione femminile in italiano e email è la posta elettronica, quindi sempre femminile. La location mi fa impazzire, anche a me. Penso sia l'anglicismo che più odio usato in italiano perché non ha senso, ecco perché. Perché location è usato in italiano in modo assolutamente senza senso, quando in italiano potremmo dire luogo, ristorante, sala ricevimento, sala ricevimenti, castello, villa, agriturismo, cioè ogni luogo ha un nome preciso. E quindi usare questo anglicismo è un appiattimento linguistico. Hai deciso la location per la festa? Nessuno deve mai chiedermi una cosa del genere perché gli salta la gola. È brutto, è proprio brutto. Hai deciso il posto dove vuoi fare la festa o il posto per la festa, il luogo della festa? Grazie per aver condiviso la tua frustrazione, perché la condivido anch'io, la provo anch'io, sempre, costantemente. C'è un dizionario che ci consigli? Allora, sì, vi direi il dizionario della Treccani e quello che si trova sul sito dell'Internazionale, che è il dizionario De Mauro. Ve li lascio, non so come scrivere qui adesso. Dovrebbero aggiungere delle note da qualche parte e lasciarle per inserirle sullo schermo. Comunque sì, il dizionario se volete online, sul sito della Treccani e sul sito dell'Internazionale, c'è il dizionario. Troppe parole inglesi in italiano. Lo so,
È una battaglia che combattiamo insieme. Mhmm, Vediamo un po'. Braccio, braccia. Esatto, questo è un altro esempio di una parola con plurale irregolare, perché al singolare è braccio maschile, mentre al plurale diventa le braccia, quindi, femminile. Poi vediamo un po'. Un altro esempio che avete fatto per un nome di professione del gruppo Toretrice, imprenditore, imprenditrice. Esatto. Benissimo. Poi allora Margo dice: "Suona bene avvocatessa". Sì, diciamo che la parola in sé non ha niente di male, no, il problema forse è come è stata usata nel tempo. È sempre stata usata, nella maggior parte dei casi, in modo un po' peggiorativo, no, quindi diciamo che le parole non hanno mai niente di male, è il significato che si attribuisce a quelle parole o come quelle parole sono usate da un parlante che poi risultano positive o negative nel contesto. Sì, però diciamo avvocatessa anche secondo me non ha niente di brutto nella forma, ecco. Uhm Lucrezia, sei insegnante o professoressa? Direi insegnante, perché professoressa è, più usato per l'ambito scolastico, universitario, quindi all'interno della scuola e dell'università. Quando però ci si rivolge direttamente, no, a qualcuno, quindi professoressa e poi il cognome. Io diciamo rimango sempre nella insegnante perché nessuno si riferisce a me come professoressa, perché non insegno nella scuola o nell'università e quindi diciamo sono generalmente insegnante, anche se ovviamente i professori sono anche insegnanti. Quindi la differenza è più, diciamo quando ci si rivolge, no, alla persona. Allora, perché ci hai fatto togliere la parola problema dalla tabella di pagina 15? Perché me la rimetto. Perché la tabella di pagina 15 è la tabella delle parole che non cambiano al plurale. Problema cambia al plurale e quindi è un errore. Bisogna cancellare la parola problema che è finita lì per errore. Questo è il motivo. Che bel lavoro stai facendo Lucrezia, bravissima, ciao da Liverpool. Grazie Petar, grazie mille. Grazie a te per essere qui. Sono contenta di vedervi qui perché altrimenti io non potrei fare le dirette. Allora, questa è una domanda difficile. Come si può valutare il proprio livello di italiano, ad esempio A1, A2, eccetera? Allora, diciamo che, per ogni livello ci sono delle competenze e, devo cercare ci sono delle risorse online
condividerò i link di quelle risorse, ma per il momento vi dico che per ogni livello ci sono delle competenze. Quindi se uno sa quelle cose, in teoria è a quel livello. Per esempio, lo studente sa chiedere a qualcun altro come sta, sia la forma tu sia alla forma di cortesia. Questa è una competenza. E questo di solito si trova nel livello A1, A1, A2 diciamo. Perché anche lì è un po' difficile secondo me dividere la lingua in livelli, cioè si fa, ovviamente si deve fare per tutto il mondo delle certificazioni, dei libri, eccetera. Però poi nel pratico non è tutto così facile, perché ci sono magari studenti che per tantissime cose sono a livello B2 e poi però per la forma di cortesia non ce l'hanno, non la sanno usare, quindi non è propriamente un B2, perché al B2 dovresti sapere tutti gli argomenti e avere tutte le competenze del B2, ma anche tutte le competenze dei livelli precedenti, perché non è che io studio una cosa e ne dimentico un'altra. Quindi diciamo che ci sono delle competenze, ci sono liste di competenze per ogni livello. Quindi se tu vedi che sei in grado di linguisticamente fare quella cosa, vuol dire che sei in quel livello, ok? È tutto molto teorico, è tutto molto teorico. Però ovviamente da qualche parte bisogna iniziare. Però ci sono anche dei test online, se non sbaglio. Cercherò i link e li condividerò con voi. Allora, come si formano i nomi propri plurali? Non si formano. Tommaso è Tommaso. I nomi propri non si usano al plurale. Quindi se io dico ci sono 2 Tommaso. Quindi questo in realtà è positivo, perché è un problema in meno. I compiti, vi devo dare i compiti. Grazie per avermelo ricordato. Allora, volete i compiti, innanzitutto volete gli esercizi dal libro come compito oppure qualcos'altro? Qualcosa di esterno? Fatemi sapere, perché così agisco di conseguenza. Grazie mille per questa lezione. Grazie mille a te per essere qui. Allora. Vediamo. Allora, vorrei sapere se ci sono nuove regole sulle parole come massaggiatore. Quindi queste professioni che hanno un significato diverso al femminile. Allora, che io sappia no, quindi massaggiatore al femminile è massaggiatrice. Il significato, come dicevo prima, viene attribuito dal contesto e da chi usa la parola, perché formalmente massaggiatrice non ha niente di male come parola. Quindi, diciamo dal punto di vista morfologico non c'è nessun problema. Però dipende dal contesto e da come si usa quella parola. Perché ovviamente c'è tutta
quella che si chiama linguistica pragmatica, no, che studia il fatto di dire qualcosa, quindi morfologicamente dici una cosa, ma poi in realtà il significato, quello che vuoi dire è tutt'altro, no, quindi dipende. Uhm I plurali sono più complicati di quanto sembrino a prima vista. Uhm, sai che ti dirò che forse in realtà i plurali sono sempre in "i" o in "e". C'è sempre la "i" e spesso la "e" al plurale. Però immagino che forse per chi è madrelingua inglese diventa complicato distinguere tra "i" e, perché la pronuncia è totalmente opposta in inglese, forse per quello. Puoi dire dove possiamo mangiare questi antipasti tipici a Roma dell'esercizio 19? Sì. Allora, aspetta fammi riprendere. Sì, mi sono divertita a mettere gli antipasti. Allora, in realtà se andate in una trattoria, in qualsiasi trattoria romana, dovreste trovare questi antipasti, perché sono degli antipasti estremamente comuni a Roma. Quindi i supplì, filetto di baccalà, il carciofo alla romana e le polpette di bollito. Per trovarli tutti, secondo me direi di andare al mercato Testaccio e anche e anche a quello di com'è che si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Mercato qualcosa, non mi ricordo, però che sta nella stazione Termini e ci sono tutti i posti dove si possono mangiare queste cose perché sono sia antipasti da trattoria, sia cibi cibi da mangiare per strada, quindi si trovano abbastanza facilmente. Allora allora questa è una domanda a cui, sento di dover rispondere, allora legalmente non esiste più la Julia School di Treccani. 2 giorni fa 2 giorni fa, perché oggi è sabato 17 gennaio, ehm no, martedì scorso, più di 2 giorni fa, ho ricevuto notizia che, Julia School non esiste più. La società non esiste più. E quindi adesso devo cercare di capire che cosa succede con il corso di pronuncia anche. Quindi la risposta è no, non farò un altro corso perché quella scuola non esiste più e devo cercare di capire che cosa succederà al corso di pronuncia perché non lo so, non so niente, perché io ero solo una collaboratrice, quindi non so.
Che pazienza che ci vuole. Vediamo, domanda successiva. Quali altre parti del corpo funzionano come mano? Allora, abbiamo, uhm, in realtà mano, mani al plurale. Poi abbiamo dito, dita, ciglia, quindi al singolare ciglio, ciglia, sopracciglio, sopracciglia, ginocchio, ginocchia, braccio, braccia. Mi pare siano solo queste le coppie. Anche se ho raggiunto il livello B1, questo materiale mi è molto utile, perché ho ancora qualche dubbio sui sostantivi irregolari. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Sì, il posto in italiano, il posto o il luogo. Ho sentito la location in contesto cinematografico. Esatto, esatto. Diciamo che nel contesto, cinematografico funziona, perché è come un termine tecnico, specialistico. Però fuori dal contesto cinematografico è strano, non ha senso. Per dire appunto la location di una festa. No, secondo me no. Il posto di una festa, il locale di una festa. Vediamo un po'. Secondo te quale gruppo di nomi richiede più memorizzazione? Bella domanda. Beh, diciamo tutti quelli, irregolari, quindi tutte le parole, uhm, che non fanno parte del gruppo 1 e del gruppo 2, secondo me. Anche se però in quel caso il fatto di usarle molto spesso nella conversazione ci aiuta. Quindi da un lato tutte le eccezioni da memorizzare sono tante, però dall'altro lato ricorrono spesso e quindi ci abituiamo più facilmente. Anche weekend, è vero, questo è un anglicismo che si sente molto spesso. Fine settimana. Lo preferisco anch'io, il fine settimana. Esistono parole femminili che terminano con te, ti, to o sempre terminano con te o tu? Allora ti direi di no, sempre con università, virtù, quindi ta, tu, però potrei sbagliarmi, adesso non mi viene in mente nessun esempio. Ti direi che la maggior parte delle parole femminili che finiscono con una vocale accentata sono in ta, tu. Ma, location viene dal francese, no? Allora, noi usiamo l'anglicismo
perché appunto dal linguaggio cinematografico. Adesso io non so se in inglese la parola è un francesismo, questo non lo so. Però in italiano usiamo l'anglicismo. Allora, sarebbe bellissimo sapere le parole in italiano che possiamo usare per le parole in inglese. Lo sai, Vanessa, che ci stavo pensando proprio l'altro giorno di fare un video proprio su questo argomento. Sì, sì. Grazie per il promemoria. Il libro ha esercizi? Sì, è pieno di esercizi. Ogni capitolo ha esercizi e poi ci sono le soluzioni alla fine. Reverso è un altro consiglio di dizionario online. Anche Word Reference è utile. Labbro labbra, giusto. Quindi, ricapitoliamo. Abbiamo detto ciglio ciglia, no, sopracciglio sopracciglia, ciglio ciglia, labbro labbra, dito dita, braccio braccia, ginocchio ginocchia. Ok. Ciao! Allora, usi l'intelligenza artificiale per studiare o ci consigli di usarlo? No e no, a entrambe le domande. No, perché per quanto riguarda l'italiano non funziona bene, secondo me. Ogni tanto provo a chiedere cose proprio per vedere che cosa mi risponde e per esempio le domande di grammatica italiana non vanno a buon fine, purtroppo. Quindi non lo so, io ti consiglierei di no. Uhm, allora dobbiamo fare gli esercizi sul libro della grammatica? Sì, se volete sì. Sì, sì. Se vi va sì. Come si dice sindaco al femminile? Finisce con la O, quindi al femminile? Sindaca. Facile. La sindaca. È curioso che così tante parti del corpo finiscano in A al plurale. C'è un motivo particolare? Credo che il motivo sia da ricercare nell'eredità del latino. Non so esattamente cosa, non te lo so dire, però credo che la risposta sia è un'eredità del latino. Allora, sono inglese, secondo me ci sono molte parole che suonano bene in italiano, anche se sono normali, parole di tutti i giorni. Per esempio, lo strofinaccio. Suona molto bene, sì, lo strofinaccio. È divertente. Lo strofinaccio, siccome sono sul tavolo della cucina, ho uno strofinaccio a portata di mano. Questo è uno strofinaccio che si usa per asciugare.
in cucina. Allora, quindi per il femminile si dice avvocata o avvocato? Avvocata. Sì, 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 funziona. Avvocata al femminile. Ci sono anche alcune avvocate che preferiscono farsi chiamare avvocato. Quella è una scelta personale e quindi dipende, però generalmente avvocata va bene. Allora, vorrei rivedere la pagina con Tore, per favore. Sì, certo, te la rimetto. Eccola. E intanto noi andiamo avanti. Uhm, allora, in italiano usereste il termine dottore solo per chi esercita la professione medica? O anche per chi ha conseguito un dottorato di ricerca, come si fa in inglese? Ti dirò di più, in italiano usiamo dottore e dottoressa per le 2 situazioni che tu citi, ma anche per chi è laureato. Quindi io sono dottoressa. Sono dottoressa. Sono dottoressa in comunicazione interlinguistica applicata, che sarebbe traduzione, e poi in comunicazione no, lingue moderne per la comunicazione internazionale. Quindi in italiano usiamo dottore per chi esercita la professione medica, per chi ha conseguito un dottorato di ricerca, ma anche per chi ha una laurea. Viene proclamato dottore o dottoressa in la materia in cui si laurea. Quindi potete chiamarmi dottoressa Oddone in italiano. Allora, vediamo un po'. Ciao Lucrezia, grazie mille per questa utile presentazione. Sono felice che sia utile. La parola inglese reception di un albergo. Non c'è una parola italiana invece di usare reception con la pronuncia all'italiana? Sì. Possiamo dire ricevimento. Ricevimento, sì. Questo argomento dei degli anglicismi si potrebbe dire tanto. Forse facciamo un video a parte su questo. Perché è molto interessante e ci fa anche capire un aspetto socio-culturale linguistico degli italiani. Allora, qualcosa di esterno. Benissimo. So che Katrin, scusami, fai riferimento alla domanda sui compiti, giusto? Allora, vi do un video da guardare e da ascoltare ovviamente e voi dovete dov'era? Mh-mh. E voi dovete scrivere tutti i nomi che sentite e analizzare quei nomi. Okay? Cioè dire se sta nel gruppo 1, se è maschile o femminile, eccetera, eccetera. Allora, qual è che era?
E poi la prossima volta lo rivediamo insieme, ok? Allora, il link del video lo metto qui. Ve lo lascio nella chat. Quindi guardate il video. Guardate il video, è molto breve, non vi preoccupate. Scrivete tutti i nomi che sentite e poi analizzate i nomi, cioè è maschile o femminile? È un'eccezione o è del gruppo 1 o del gruppo 2, eccetera, ok? Allora, a volte Google traduce Tommaso, a volte Thomas. Allora, Thomas in italiano è Tommaso, quindi 2 M e una S. Google quindi traduce male. Tommaso, 2 M, una S. Nel tuo libro ci sono esercizi bellissimi. Grazie, sono davvero felice di leggere il tuo commento perché creare degli esercizi è un incubo, è veramente un incubo. E quindi sono molto contenta che ti piacciono, davvero. Grazie per questo commento. Io ho sempre avuto dubbi sul femminile dei verbi. Allora, in realtà i verbi forse ti riferisci ai participi passati, giusto? E i participi passati li vediamo però con il passato prossimo, ok? Quindi per il momento metto in pausa la tua domanda, ma ci torniamo. Allora, vediamo un po' se ci sono altre. Ciao Gianna, allora c'è un ristorante a Monti che si chiama Polpetta, l'unico ristorante a Roma dove tutto è polpettabile. Se vi piacciono le polpette potete andare lì. Bello, io lo conosco ma non ci sono mai andata. Un giorno ci andrò. Giusto, il mercato centrale, alla stazione Termini, sì. È un posto carino, diciamo che non lo so, nel senso che il mercato centrale è un posto carino, ma purtroppo si trova in un posto meno carino perché la stazione Termini non è un bel posto ultimamente. Quindi diciamo che forse vi consiglierei di andare al mercato Testaccio, forse. Qual è il compito? Per favore, devo andare via. Ok, allora, trovate, vi lascio il link nella chat, ma poi lo metterò anche nella descrizione della diretta, del video e nei commenti. Nei commenti sarà un video che voi dovete guardare
ascoltare tutti i nomi, scriverli e analizzarli, quindi dire è maschile o femminile, è singolare o plurale, del gruppo 1 o del gruppo 2, fa eccezione, eccetera, eccetera. E poi la prossima volta iniziamo la lezione con l'esercizio per fare un ripasso, va bene? Allora, professoressa Lucrezia, se potesse dire il mio nome durante la live mi renderebbe davvero molto felice. Wilson dal Brasile. Ciao Wilson, grazie mille per esserti connesso. E grazie per il tuo sostegno ai miei contenuti. Grazie mille. Un caro saluto. Dovresti aprire una scuola a Roma, ci andrei. È difficile però. Diciamo che mi spaventa un po' la burocrazia per aprire una scuola. Non è una cosa per il momento, ma forse in futuro, chi lo sa, non lo so. Allora. Per un ristorante si può dire che è bello? Sì. Il ristorante può essere un luogo bello? Certo. Vediamo un po'. Vediamo se ci sono altre domande. Peter risponde alla domanda sull'intelligenza artificiale. È stato un casino. Sì. Devo dire meglio trovare degli amici italiani. O consultare magari delle risorse di grammatica, sì. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Mi sa che devo quanto stiamo? Siamo 1 ora e mezza. Non me n'ero accorta. Allora, andiamo verso la fine. Ci avviciniamo alla fine. Allora, anche al mio figlio di 7 anni piace questo libro, vuole studiare l'italiano con me. Bello, sono molto contenta che il libro sia un'occasione per stare insieme e condividere, un'attività. Bellissimo. Allora, cara Lucrezia, mi pare che il tuo link vada a una lettura di Vittorio Gassman. Puoi verificarlo? Sì, lo confermo. È un video di un programma un po' vecchio in cui appunto Vittorio Gassman, un famoso attore di cinema, ma principalmente di teatro, fa delle scene ironiche in cui legge in maniera teatrale delle cose banali come gli ingredienti dei biscotti, la lista della spesa, la bolletta della luce, cose così. E mi sembrava divertente.
perché sono delle parole di uso comune, e sono brevi, ecco. Ci sono solo nomi e a noi interessano i nomi oggi. Quindi sì, è corretto il video. Forza Roma? Forza Roma. Sì. Io non sono appassionata di calcio, non sono una tifosa sfegatata, ma se devo scegliere una squadra, sicuramente scelgo la Roma. Allora, allora. Insegnante per il femminile e per il maschile? Sì, sì, perché finisce in ante, ante, quindi è la insegnante o lo insegnante, dipende. Però diciamo l'insegnante, quindi assolutamente ambigenere. Allora, direi di cominciare a salutarci. È solo mezzogiorno qui e adesso mi vanno i supplì e un calice di vino. Io direi di concludere con questo commento e io vi ringrazio tantissimo per esservi collegati a questa diretta. Vi do appuntamento alla prossima diretta, che sarà sabato prossimo, che è il 24, e faremo il punto sul capitolo 2 del libro, cioè gli articoli. Va bene? Quindi per sabato prossimo studiate, leggete, rivedete il capitolo 2 della videogrammatica. Grazie di cuore a tutti per essere stati qui con me e vi auguro un buon proseguimento. A presto, alla prossima. Ciao.